l'Appia è storia visualizzata. È un modo per toccare con mano, con gli occhi, vedere la nostra storia. La via Appia è una strada di origine militare, 312 a.C., costruita su impulso del censore Appio Claudio Cieco durante le guerre sannitiche ed è legata alle conquiste verso sud da parte di Roma. Questa strada è stata costruita il più dritto possibile, dritta con una spada, mi verrebbe da dire, per condurre nel più breve tempo possibile le truppe romane sui campi di battaglia. Ma dopo questo sicuramente è stata utilizzata per la diffusione delle idee, naturalmente, quindi non si sarebbe così diffusa la civiltà romana nel mondo allora conosciuto e ancora in parte vediamo ancora oggi se non ci fossero state appunto questo grandissimo reticolo di strade che da Roma si dipartiva in tutto il mondo allora conosciuto. Tanto è fondamentale che già gli antichi romani la definivano Regina Viarum, quindi la più importante di tutte le strade. L'Appia antica è costruita e realizzata sopra una colata lavica del vulcano laziale. È una colata lavica che si erge di qualche metro rispetto al piano della campagna, era appunto perfetto per la costruzione della strada. Tra l'altro una colata lavica molto dritta che arrivava fino ai Castelli Romani, per cui veramente aveva un aspetto di autostrada che ancora oggi un po' mantiene. I tratti però più prossimi alla città sono stati in epoche successive pavimentati in solidi basoli di leucitite, una roccia vulcanica tipica di questo territorio laziale dove i romani costruiscono la strada, riutilizzando la stessa roccia che trovavano al di sotto della strada. E questa è una tecnica che poi viene utilizzata in altri tratti, delle strade romane che diventano la rete portante dell'impero. Le tecniche costruttive romane erano così imponenti e incidono il territorio tanto da sembrare una seconda natura a fini civili. Quindi per l'uomo, per gli utilizzi, le strade in particolare e gli acquedotti erano per i romani essenziali proprio per segnare la loro presenza sul territorio. Quindi dobbiamo immaginare un via vai di grandi mezzi. Il percorso era di 4 metri, oltre ai lati che erano invece lasciati per i pedoni, e questa larghezza era proprio necessaria, voluta per il percorso di 2 carri nei 2 sensi. Quindi un'importanza dal punto di vista tecnico molto grande, e anche però importante per il luogo che raggiungeva. Inizialmente fu portata fino a Capua, che era un centro di importanti combattimenti durante le guerre sannitiche, ma il percorso progredì mano a mano che le conquiste appunto procedevano. Aveva una lunghezza di 365 miglia, che corrispondono più o meno a 530 chilometri, e aveva l'obiettivo di ovviamente raggiungere queste grandi città come Capua, Benevento, Taranto, Brindisi in particolare perché era un porto fondamentale grazie al quale con un percorso in mare relativamente breve si raggiungeva la Grecia, che era per i romani ovviamente la culla della civiltà. Luoghi importantissimi, basta pensare Terracina, che veniva raggiunta con un rettifilo ancora oggi interessantissimo. Tutta una serie di siti importantissimi lungo il suo percorso.
E l'Appia Antica, in questo caso riferendosi a tutto il percorso dell'Appia Antica storico, percorre vari tipi di terreni e di paesaggi. Sicuramente fino a Capua il percorso è fondamentalmente pianeggiante, che attraversa la pianura pontina. Invece poi il percorso si inerpica per passare appunto le catene appenniniche, e lì sicuramente ha caratteristiche collinari importanti, con dei dislivelli non estremi ma sicuramente importanti. Dopodiché invece si valica l'Appennino, si riscende di nuovo nelle pianure della Puglia, e quindi si arriva fino a Brindisi di nuovo in pianura. In realtà il viaggio che propone l'Appia Antica è un viaggio in una civiltà preindustriale, preurbanizzata, e quando ancora il paesaggio era fatto di pascolo, era fatto di transumanza, era fatto di agricoltura, e questa è la suggestione più grande. Anche percorrendo in bicicletta si può quindi addentrare all'interno di questa matrice agricola che chiaramente è costellata da questi ruderi incredibilmente affascinanti. L'aspetto più impressionante della Via Appia Antica è proprio il come si sia mantenuta nei secoli, un qualcosa di incredibile pensando quante epoche siano passate. Abbiamo ancora il tracciato originale. Quindi nel 1988 la Regione Lazio ha istituito il Parco regionale dell'Appia Antica, proprio perché era necessario tutelare, conservare, preservare questi enormi valori. Nel parco c'è un connubio tra aspetti naturalistici e aspetti storico-archeologici, e non sono connubio non nel senso di due cose separate, ma nel senso di un unicum unico nel suo genere. Nel 2016 è stato poi istituito il Parco archeologico dell'Appia Antica, che ha la competenza diretta sul patrimonio culturale. Da un lato siamo una soprintendenza, quindi ci occupiamo della tutela di questo immenso patrimonio paesaggistico e archeologico, ma d'altro canto siamo anche un museo a cielo aperto che valorizza questo territorio. 4.800 ettari di territorio costellato da importanti resti archeologici, dai singoli monumenti come Cecina Metella alle grandi ville come la Villa dei Quintili o la Villa di Sette Bassi. La Regina Viarum in quanto grande opera ingegneresca, ma era anche una strada della cultura ed era molto, diremo oggi, uno status symbol avere la propria tomba, in particolare lungo l'Appia. E quindi è un luogo importantissimo anche per gli aspetti appunto delle catacombe cristiane. Ma troviamo anche grandissime residenze. Che ancora oggi caratterizzano, insieme ai cipressi, quel paesaggio molto bello, quasi da cartolina mi verrebbe da dire, soprattutto del terzo e del quarto miglio dell'Appia, dove si trova la Villa di Quintili. L'Appia da Roma Brindisi è stata riconosciuto nel luglio del 2024 patrimonio dell'umanità. Il patrimonio culturale non è tale se non è riconosciuto da chi lo vive, da chi in qualche modo quotidianamente ha diritto a beneficiarne anche per un benessere. E a proposito di benessere è importante ricordare che la cultura, insieme anche allo sport, ma direi anche alla natura, sono alla base di una possibilità, direi, di sopravvivenza della specie umana, ma soprattutto di un benessere individuale. Quindi l'Appia è un luogo dove c'è un connubio armonioso tra natura e archeologia, ma direi anche di altri sportivi. Ovviamente sia a piedi ma per esempio anche in bicicletta, perché grazie alla bicicletta si possono attraversare, percorrere dei tratti sicuramente più lunghi di quelli che potremmo fare a piedi in tempi più veloci, e allo stesso tempo ci consente di
fare quindi passeggiate in mezzo alla natura e in un'area di ricchezza culturale eccezionale. Ritengo anche molto speciale l'aspetto del contrasto tra il grande caos della città e invece l'incredibile sensazione di pace che si respira in grandi parti dell'Appia Antica. E quindi proprio veramente si ha di nuovo la sensazione del viaggio in qualche luogo diverso e in qualche epoca diversa. L'Appia è prima di tutto la storia romana, ma come abbiamo detto è anche medioevo, è anche età moderna, quindi è un modo per recuperare la nostra storia, vicina e lontana. E noi tutti lavoriamo per sviluppare questo senso di appartenenza che ci piace che i romani e non solo abbiano per la Via Appia, anche perché più ci sentiamo coinvolti, più amiamo un luogo, più lo sentiamo nostro e più ci battiamo, ci viene normale batterci per la sua conservazione. Quindi fare in modo, come si dice sempre, che le generazioni che verranno dopo di noi possano godere, così come noi, di questo grandissimo connubio di natura e di storia e di cultura che è proprio la sintesi della Via Appia.